L'aria era elettrica per l'anticipazione del lusso, mentre arrivavamo al vasto resort arroccato in alto sopra l'oceano scintillante. Dal primo sguardo era tutto ciò di cui sono fatti i sogni. Palme che ondeggiavano al ritmo della brezza salata, terrazze baciate dal sole che conducevano a una piscina a sfioro e uno staff che ti accoglieva con sorrisi così caldi da sembrare quasi genuini. Quasi. «Benvenuti, signore e signora Carter», ci salutò un concierge, offrendo bicchieri ghiacciati di acqua frizzante infusa con menta fresca e agrumi. Mia moglie Evelyn accettò il suo con un sorriso radioso, i suoi occhi che guizzavano attraverso l'atrio rivestito di marmo come una bambina che scarta una sorpresa. «Questo posto è stupendo», sussurrò, stringendomi la mano. Il suo entusiasmo era palpabile, uno specchio dell'ammirazione che aveva espresso per tutta la settimana da quando il suo capo Damian ci aveva invitati. Per Evelyn questa era più di una fuga. Era un'opportunità per consolidare la sua posizione in una delle più prestigiose agenzie di marketing della città. Per me era una prova, un'occasione per vedere se i miei crescenti sospetti su Damian e le sue intenzioni fossero solo frutto di una mente inquieta. Damian aveva un modo di attirare l'attenzione senza sforzo. La sua reputazione lo precedeva, sia come titano degli affari che come uomo la cui vita personale lasciava molto all'immaginazione. «Ethan!» La voce di Damian risuonò nell'atrio mentre si avvicinava a noi, perfettamente vestito in un abito di lino che urlava ricchezza senza sforzo. Evelyn si illuminò alla sua vista e per un momento mi sentii come se la stessi guardando attraverso un vetro, disconnesso e fuori luogo. Mentre ci sistemavamo nella suite, un santuario mozzafiato con viste panoramiche sull'oceano, Evelyn fremette di eccitazione per l'itinerario del fine settimana. «Domani c'è un brunch di networking, seguito da una crociera in yacht al tramonto», disse, scorrendo attraverso il programma dettagliato fornito dal team di Damian. «E la cena di benvenuto di stasera dovrebbe essere leggendaria». Annuii distrattamente, la mia mente che ripeteva il sorrisetto di Damian quando ci aveva accolti. I suoi occhi si erano soffermati su Evelyn un momento di troppo. «Sembra che abbia fatto le cose in grande», dissi, appoggiandomi alla ringhiera del balcone. «Deve davvero voler impressionare tutti». Evelyn rise leggermente. «È un perfezionista, ecco perché è al top». «E tutti gli altri?» chiesi, osservando attentamente la sua reazione. Inclinò la testa curiosa. «Cosa intendi?» «Fin dove si spingeranno le persone per rimanere nelle sue buone grazie?» Esitò. Il suo sorriso vacillò appena abbastanza da tradire un lampo di disagio. «Ethan, non pensarci troppo. Damian è un professionista». Le parole sembravano provate, a difesa di qualcosa di non detto. Quando arrivammo al padiglione per la cena all'aperto, l'atmosfera era densa di opulenza. Un jazz soft suonava in sottofondo, il profumo di spezie esotiche aleggiava nell'aria e la luce delle candele illuminava i volti degli ospiti scelti da Damian. Lui dominava la scena al centro di tutto, affascinando tutti con la sua carisma senza sforzo. Evelyn non faceva eccezione, rideva alle sue storie, si sporgeva quando parlava e incontrava il suo sguardo come se stesse parlando direttamente a lei. Cercai di concentrarmi sul cibo, portata dopo portata di perfezione culinaria, ma ogni sguardo condiviso tra loro era come un pugnale nel petto. Quando fu servito il dessert, Damian si inclinò verso di me, la sua voce bassa. «Ethan, perché non lasci che Evelyn e io discutiamo di affari dopo cena? Solo una breve chiacchierata». Il suo tono era casuale, quasi sprezzante, come se fossi un ripensamento. Guardai Evelyn, che evitò il mio sguardo, e il mio stomaco si attorcigliò. «Certo», dissi, forzando un sorriso cortese. «Qualsiasi cosa per la sua carriera». Il sorriso di Damian si allargò. «Sei un brav'uomo, Ethan». Dopo cena tornai alla nostra suite, combattendo la stanchezza, mentre Evelyn rimase con Damian. Solo nel silenzio camminavo nervosamente per la stanza, la mente in tumulto. Mi ero sempre vantato di fidarmi di Evelyn, ma stasera qualcosa sembrava diverso. Non era solo la sfacciata sicurezza di Damian, era la disponibilità di Evelyn a intrattenere la sua attenzione.
Ore dopo, quando finalmente tornò, le sue guance erano arrossate e il suo atteggiamento insolitamente leggero. «Non sei rimasto sveglio ad aspettarmi?» scherzò, togliendosi i tacchi. «Cosa voleva discutere Damian?» chiesi, mantenendo un tono neutrale. Il suo sorriso vacillò e si occupò di disfare le valigie. «Solo cose di lavoro. Strategie per il prossimo trimestre». La vaghezza della sua risposta mi sembrò uno schiaffo, ma non la pressai. Ancora. La mattina seguente, Damian C. invitò nel suo ufficio privato con la scusa di discutere un'opportunità incredibile. La stanza era imponente come il suo proprietario. Ricchi mobili in mogano, finestre dal pavimento al soffitto che davano sull'oceano e un'aria pervasiva di dominio. «Andrò dritto al punto», disse Damian, reclinandosi sulla sedia. «Evelyn, hai dimostrato di essere indispensabile. Voglio elevare la tua posizione, ma ho una condizione». Mi preparai mentre il suo sguardo si fissava su Evelyn con un'intensità predatoria. «Passa una notte con me», disse, le parole lisce ma velenose. «Da sola». L'aria uscì dalla stanza. Evelyn si bloccò, la mano che stringeva il bracciolo della sedia. «Damian, io?» Alzò una mano zittendola. «Non c'è bisogno di teatralità. Questo è puramente professionale. Sto offrendo una compensazione sostanziale, più che sufficiente per sistemarvi entrambi per la vita. Pensatelo come un accordo d'affari». Balzai dalla sedia, i pugni serrati. «Sei pazzo?» sputai. «Pensi davvero che potremmo considerare questo?» Damian sorrise, indifferente alla mia rabbia. «Penso che saresti sorpreso di ciò che le persone sono disposte a fare per sicurezza e successo». Mi girai verso Evelyn, disperato che lo rifiutasse immediatamente, ma l'esitazione nei suoi occhi mi distrusse. L'esitazione di Evelyn fu come un coltello che si torceva nel mio petto. Questa era la donna con cui avevo costruito la mia vita, la donna di cui mi fidavo implicitamente, ora catturata nell'ombra della tentazione. «Evelyn», dissi, la voce appena sopra un sussurro, «dimmi che non lo stai prendendo seriamente in considerazione». Le sue labbra si aprirono come per rispondere, ma non uscì alcuna parola. Invece guardò Damian, il cui atteggiamento calmo non vacillò mai, come se avesse già vinto. I miei pugni si serrarono, la rabbia che ribolliva sotto la pelle. «Questo è follia», ringhiai, facendo un passo verso la porta. «Abbiamo finito qui». Ma la voce di Damian mi fermò. «Ethan», disse con calma, «dovresti riflettere su questo. Opportunità come questa non capitano spesso». «Opportunità?» sputai, girandomi per affrontarlo. «Intendi vendere mia moglie per il tuo divertimento?» Evelyn trasalì, ma Damian si limitò a scrollare le spalle. «Chiamalo come vuoi. L'offerta rimane». Guardai Evelyn, implorandola silenziosamente di uscire con me, di rifiutare Damian immediatamente. Invece evitò il mio sguardo, le mani che tremavano in grembo. «Ho bisogno di tempo per pensare», mormorò, la voce appena udibile. Il terreno sembrò spostarsi sotto di me. Senza un'altra parola uscii furiosamente dall'ufficio, i miei pensieri un turbine di incredulità e furia. Di ritorno nella nostra suite, la tensione era soffocante. Evelyn mi aveva seguito in silenzio, la testa china come se fosse appesantita da catene invisibili. Mi trovavo vicino alla finestra, fissando l'oceano infinito, cercando un minimo di chiarezza. «Come hai potuto?» chiesi finalmente, la voce rotta dall'emozione. «Come puoi anche solo prendere in considerazione questo?» Evelyn si sedette sul bordo del letto, le spalle incurvate. «Non è semplice come pensi, Ethan». «Non semplice?» sbottai, girandomi per affrontarla. «Cosa c'è di complicato nel dire no a qualcosa di così vile?» I suoi occhi incontrarono i miei e per la prima volta vidi le lacrime brillare lì. «Pensi che io voglia fare questo? Pensi che non abbia pensato a cosa potrebbe costarci?» Si alzò, la voce che saliva. «Ma Damian ha potere, vero potere. Potrebbe fare o distruggere la mia carriera. E non si tratta solo di me. Si tratta di noi, della vita che potremmo avere, della vita che abbiamo sognato». Le sue parole bruciavano come acido. «Stai giustificando questo? Per cosa? Denaro? Status?» «Per sicurezza», ribatté, la voce tremante.
Per un futuro in cui non dobbiamo preoccuparci delle bollette o dei fondi per il college dei bambini o... Basta, dissi, interrompendola. Smettila, niente di tutto ciò vale questo. Si lasciò cadere sul letto, seppellendo il viso tra le mani. Non so cosa fare, Ethan, non lo so proprio. Le ore passarono in un silenzio insopportabile. Evelyn e io ci scambiammo a malapena una parola. Il peso dell'offerta di Damian incombeva su di noi come una nuvola di tempesta. Cercai di concentrarmi su altro, il lavoro, i bambini, il futuro, ma i miei pensieri tornavano sempre alla stessa domanda. Come siamo finiti qui? Quando la sera calò, Evelyn si mise davanti allo specchio aggiustando il vestito. Il mio cuore sprofondò. «Cosa stai facendo?» chiesi, la voce vuota. «Sto andando alla cena», disse tranquillamente, senza incontrare il mio sguardo. «Evelyn, per favore», implorai, avvicinandomi. «Non farlo. Possiamo andarcene subito. Possiamo tornare a casa e dimenticare che sia mai successo». Esitò, le dita tremanti mentre chiudevano la chiusura della collana. «Ho bisogno di sapere cosa sta offrendo». La guardai, l'incredulità che mi stringeva il petto. «Devi sapere? Ti senti? Questa non sei tu, Evelyn». Le lacrime le riempirono gli occhi, ma si voltò, afferrando la porta. «Tornerò presto», sussurrò prima di uscire. Quando la porta si chiuse dietro di lei, qualcosa dentro di me si spezzò. Non potevo semplicemente sedere lì e lasciare che Damian distruggesse la mia vita. La mia mente correva, cercando un piano, qualcosa, qualsiasi cosa per fermare questa follia. Fu allora che l'idea mi venne. Era avventata, impulsiva e pericolosa, ma poteva essere sufficiente per mandare un messaggio. Afferrai il mio accendino dal comodino, il suo peso pesante nel palmo. I miei passi erano fermi mentre lasciavo la suite e mi dirigevo verso l'estremità del corridoio, dove spesse tende di velluto incorniciavano le finestre dal pavimento al soffitto. Con le mani tremanti accesi il bordo della tenda. All'inizio la fiamma vacillò, esitante, ma poi ruggì alla vita, consumando il tessuto con velocità allarmante. Il calore aumentò e l'odore acre di fumo riempì l'aria. Gli allarmi suonarono, una sinfonia assordante di caos, e feci un passo indietro, il cuore che batteva forte. Gli ospiti iniziarono a riversarsi nel corridoio, le loro voci in preda al panico che echeggiavano mentre il personale si affrettava a contenere l'incendio. Mi infilai nella folla, confondendomi nel caos, il mio polso che correva con un misto di paura e cupa soddisfazione. La serata perfetta di Damian era finita. Fuori, l'aria fresca della notte era un netto contrasto con il calore e il fumo all'interno. I vigili del fuoco lavoravano instancabilmente per contenere le fiamme, mentre gli ospiti si stringevano insieme, tossendo e mormorando confusi. Tra loro individuai Evelyn, il suo viso pallido e sconvolto. I suoi occhi si fissarono nei miei e per un momento il tempo sembrò fermarsi. Fece un passo esitante verso di me, ma prima che potesse parlare, Damian apparve accanto a lei, il viso una maschera di frustrazione. «Che diavolo è successo?» chiese, scrutando la folla. «Un incidente», dissi piattamente, il mio sguardo che non lasciava mai Evelyn. «Ma forse è un segno». «Un segno?» Damian derise, la sua compostezza che scivolava per la prima volta. «Di cosa?» «Che non tutto può essere controllato», risposi, la voce ferma nonostante la tempesta che infuriava dentro di me. Damian mi fulminò con lo sguardo, ma prima che potesse rispondere, Evelyn parlò, la voce tremante. «Devo andare». Lui cercò di afferrare il suo braccio, ma lei si tirò indietro, gli occhi pieni di un misto di rimorso e vergogna. «Mi dispiace, Damian. Non posso farlo». Il viaggio verso casa fu silenzioso, il peso della notte che ci opprimeva come una nebbia pesante. Evelyn fissava fuori dal finestrino, le mani strette saldamente in grembo. Volevo dire qualcosa, qualsiasi cosa, ma le parole non venivano. Quando finalmente arrivammo nel vialetto, si girò verso di me, l'espressione vuota. «Ho rovinato tutto», disse tranquillamente. «Ho lasciato che andasse troppo oltre». Annuì, la gola stretta. «Sì, l'hai fatto». Le lacrime le rigavano il viso, ma non riuscivo a confortarla.
La fiducia tra noi era stata infranta e non sapevo se potesse mai essere riparata. Farò tutto il necessario per aggiustare le cose, disse, la voce che si spezzava. Dimmi solo come. Scossi la testa, il peso della mia decisione che mi gravava addosso. Non so se possiamo aggiustare questo, Evelyn. Alcune cose non possono essere annullate. I suoi singhiozzi riempirono il silenzio mentre uscivo dall'auto, lasciandola a confrontarsi con le conseguenze delle sue scelte. I giorni che seguirono furono un turbine di tensione e silenzioso rimpianto. Evelyn mi evitava ogni volta che poteva, ritirandosi in se stessa. Mi occupai del lavoro e dei bambini, qualsiasi cosa per distrarmi dal peso di ciò che era successo. Ma per quanto ci provassi, il ricordo dell'offerta di Damian e dell'esitazione di Evelyn si ripeteva nella mia mente. Ogni sguardo verso di lei portava un miscuglio di emozioni che non riuscivo a districare. Amore, tradimento, rabbia e una disperata speranza che le cose potessero in qualche modo tornare come erano. Ma nel profondo sapevo che non era possibile. La frattura nella nostra relazione stava crescendo, diffondendosi come una crepa nel vetro, ed era solo questione di tempo prima che tutto si frantumasse. Una sera tornai a casa e trovai Evelyn seduta al tavolo della cucina, le mani avvolte attorno a una tazza di tè. Alzò lo sguardo quando entrai, gli occhi rossi e gonfi. «Dobbiamo parlare», disse dolcemente. Annuii, tirando fuori una sedia di fronte a lei. «Va bene». Fece un respiro profondo, le dita tremanti contro la tazza di ceramica. «So di averti ferito, Ethan, e so di aver distrutto qualcosa che non potrò mai recuperare. Ma ho bisogno che tu capisca. Non stavo pensando chiaramente. Damian l'ha fatto sembrare così logico, così innocuo. Sono stata travolta dall'idea». La guardai, le parole che mi si bloccavano in gola. «Ti senti anche? Eri disposta a vendere il nostro matrimonio per cosa? Denaro? Un lavoro migliore? E noi? E la nostra famiglia?» Le lacrime le rigavano il viso, ma non mi fermai. «Hai trasformato tutto ciò che avevamo in una barzelletta e la cosa peggiore è che non so nemmeno se te ne penti o se sei solo dispiaciuta di essere stata scoperta». Sobbalzò, come se l'avessi schiaffeggiata. «Certo che me ne pento», sussurrò. «Ti amo, Ethan. Amo la nostra famiglia e farò tutto il necessario per rimediare». Mi appoggiai allo schienale della sedia, lasciando uscire una risata amara. «Rimediare? Pensi che qualche scusa e promessa aggiusterà questo? La fiducia non funziona così, Evelyn. L'ha infranta. Ha infranto noi». I suoi singhiozzi riempirono la stanza, ma non riuscivo a confortarla. Mi alzai, spingendo indietro la sedia con un stridio. «Ho bisogno di aria». Quella notte dormii sul divano, la mente che correva con pensieri su cosa fare dopo. Una parte di me voleva lottare per il nostro matrimonio, credere che potessimo in qualche modo ricostruire ciò che era stato distrutto. Ma un'altra parte, quella più forte, più arrabbiata, sapeva che era una causa persa. Le fondamenta della nostra relazione erano state erose e nessuno sforzo avrebbe potuto renderla di nuovo intera. La mattina seguente Evelyn si avvicinò mentre stavo preparando il caffè. Sembrava esausta, il viso pallido e tirato. «Ho riflettuto», iniziò esitante. «Forse abbiamo bisogno di un po' di tempo separati». Mi bloccai, la caffettiera in mano. «Tempo separati?» Annui, lo sguardo fisso sul pavimento. «Penso che potrebbe essere l'unico modo per capire dove andiamo da qui. Non voglio perderti, Ethan, ma non so come aggiustare questo senza spazio». La guardai, le parole che tagliavano più profondamente di quanto mi aspettassi. «Se è quello che vuoi». «Non è quello che voglio», disse rapidamente, «ma penso che sia ciò di cui abbiamo bisogno». Evelyn si trasferì in un piccolo appartamento nelle vicinanze, permettendoci di mantenere un accordo di cogenitorialità per i bambini. La casa sembrava più vuota senza di lei, un costante promemoria di ciò che era stato perso. Mi gettai nell'essere il miglior padre possibile, concentrandomi su Lily e Max, che sembravano percepire il cambiamento nelle nostre vite, ma erano troppo giovani per capirlo appieno. Evelyn e io parlavamo solo quando necessario, le nostre conversazioni impacciate e formali. Continuava a cercarmi,
lasciando messaggi e lettere che esprimevano il suo rimpianto e amore, ma non riuscivo a risponderle. Ogni tentativo sembrava uno schiaffo, un promemoria del tradimento che ancora bruciava fresco nella mia mente. Mesi dopo scoppiò la notizia che l'impero di Damian stava crollando. Emerse accuse di cattiva condotta sul posto di lavoro, seguite da cause legali da ex dipendenti. Il suo nome divenne sinonimo di scandalo, la sua reputazione un tempo dorata macchiata oltre ogni riparazione. Evelyn mi chiamò il giorno in cui la storia arrivò alle notizie. La sua voce era tremante, un misto di sollievo e vergogna persistente. «Ho pensato che volessi sapere», disse. «Ha avuto ciò che meritava». Non risposi, la soddisfazione che mi aspettavo di provare temperata dai ricordi di quanto fosse stato vicino a distruggerci. Il tempo passò e lentamente iniziai a ricostruire. La terapia mi aiutò a elaborare il dolore e la rabbia, offrendo un percorso avanti che non avevo visto prima. Mi concentrai nel creare un ambiente stabile e amorevole per i bambini, assicurandomi che si sentissero al sicuro e sostenuti, qualunque cosa accadesse. Evelyn continuò a lavorare su se stessa, frequentando consulenze e facendo un genuino sforzo per crescere dai suoi errori. Mantenevamo una relazione cordiale per il bene dei bambini, ma l'intimità che una volta condividevamo era scomparsa, sostituita da una silenziosa comprensione della distanza tra noi. Anni dopo mi trovavo tra il pubblico alla cerimonia di diploma di scuola superiore di Lily, guardando con orgoglio mentre attraversava il palco. Evelyn era lì anche lei, seduta qualche fila dietro di me. I nostri occhi si incontrarono brevemente e lei offrì un piccolo sorriso incerto. Annuii in segno di riconoscimento, una tregua silenziosa tra due persone che una volta avevano condiviso tutto. La vita andò avanti, come sempre F.A. Alla fine trovai di nuovo l'amore, una relazione costruita sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Evelyn rimase parte del mio passato, una cicatrice che serviva da promemoria delle lezioni che avevo imparato. Alla fine, il dolore del suo tradimento non mi definì, mi plasmò, insegnandomi il valore dell'autostima e l'importanza dei confini. E anche se le ferite non guarirono mai completamente, divennero parte della mia storia, una storia di resilienza, crescita e forza per andare avanti. Secondo te, è possibile ricostruire la fiducia dopo un tradimento così profondo? Cosa avresti fatto al posto suo? Se questa storia ti ha colpito, lascia un commento con la tua opinione, metti mi piace e iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti.